everybody, good evening. Buonasera a tutti, bentrovati. Good evening, everybody. Buonasera. Riesci a fare due immagini uguali, Silvia? Aspetta. Come dimensione? No, non dipende da me È questa brutto da impostazione. vedere. Non so che dirti. Tu Jessie, vedi che uno è più grande e uno è più piccolo, come i quadri? Sì. Non si riesce a fare uguali perché... E dipende dalle vostre impostazioni della videocamera. Non si può cambiare. Vabbè, E non basta. adesso che è iniziato. Va bene, ricordiamoci. Non importa. Va bene, hai già iniziato a registrare? Sì, tanto poi tiro via questa parte. Va bene. Allora, buonasera di nuovo. Good evening, everybody. Bene, allora incominciamo il nostro 26esimo incontro. Today we're starting our 26th meeting. La volta scorsa abbiamo guardato il preparato di Achillea, il 502. Last time we looked at the Iero preparation, the 502. E abbiamo visto che rende possibile il dialogo tra le forze del cielo, le sostanze del cielo con quelle della terra. And we saw that it allows the dialogue between the substances of the sky and the ones of the earth. Bene, adesso entreremo invece nel preparato di Camomilla, il 503. Today we're going to speak about the chamomile preparation, the 503. E vedremo che lo Steiner ci dice che la camomilla è ricca di potassio e di calcio. And we will see that Steiner told us that chamomile is rich in potassium and calcium. Il potassio, come lo zolfo, ce l'aveva anche l'Achillea. Iero also had potassium and nitrogen. Beh, quindi la camomilla in più porta il calcio. So the extra thing that chamomile is bringing is calcium. E vedremo che la camomilla, il preparato di camomilla, agisce come un potenziatore della concimazione. We will see that the chamomile prep acts as like an enhancer of fertilization. E il suo compito principale è quello di stabilizzare il contenuto di azoto nel terreno. Its main job is to stabilize the content of il contenuto di azoto. Azoto, Of nitrogen in the soil, in modo da avere una crescita sana e equilibrata. so that the growth can be healthy and balanced. Per saperne però un po' di più andiamo a leggere qualcosa nel taccuino dello Steiner. But now, to understand a little bit more, let's read something that Steiner wrote. Allora, lo Steiner dice che nel carbonio lo zolfo combatte contro il processo di morte. So he says that carbon and nitrogen combats or fights against the process of death. Puoi vedere la prima Il immagine? carbonio nello zolfo. No, nel carbonio Nel carbonio. lo zolfo combatte il processo di morte. Sulfur. Immagine. Scusami. Sorry, everybody. So in the carbon, the sulfur acts as a fighter against the processes of death. Allora, il carbonio è lì in alto a destra. Carbon is up there above. E sappiamo che corrisponde all'elemento terra. And we know that it corresponds to the element earth. Dove finisce il ciclo della vita. Where the cycle of life ends. E inizia quello della morte. And the one of death begins. Noi non moriamo istantaneamente, ma restiamo vivi per un po' di tempo. We don't die immediately, we stay alive for quite some time. Perché c'è quella diagonale che dall'aria va verso la terra. Because there is that diagonal that goes from air to earth. Che è il respiro della forma. Which is the breath of form. E passa attraverso lo zolfo. And it goes through sulfur. Perché nello zolfo è il punto di incrocio anche col respiro della vita. Puoi ripetere, Enzo, scusami, non ti ho sentito per un po'. Il zolfo è anche il punto di incrocio del respiro della vita. Sulfur is also the meeting point of the breath of life. Quindi l'impulso passa dall'aria, passa per lo zolfo, prende forze di vita e arriva alla terra. So it goes from air. Puoi fare le frasi un po' più corte? E allora l'impulso formativo scende dall'aria. So the formating impulse
comes from the air. passa per lo zolfo It goes through sulfur, e lì incrocia la corrente del respiro della vita. and there it meets the current of the breath of life. E poi continua fino alla terra carbonio. And then it continues on up to earth carbon. Quindi sulla terra noi abbiamo forme e vita. So on the earth we have form and life. Beh, chiaramente per un certo periodo di tempo. Clearly, for a specific amount of time. Bene, allora nel suo taccuino lo Steiner parla dello zolfo So in this notepad, Steiner spoke about sulfur, e dice che questo zolfo ha questa capacità di mantenere in vita ciò che è nel carbonio. and he says that sulfur has this ability to keep alive whatever is in the carbon. Però noi sappiamo che lo zolfo è rappresentante dei gemelli But we know that sulfur is the representative of Gemini e quindi di Lucifero. and therefore of Lucifer. Quindi possiamo dire che tutto quello che abbiamo appena descritto So we can say that everything that we just described è la vita nella Maya, is the life in Maya. non è la vera vita. It's not the true life. Lucifero ha interesse a mantenere la sua apparenza di vita. Lucifer is interested in keeping his appearance of life. Vedremo che se vogliamo realizzare nuove piante, And we will see that if we want to create new plants, dobbiamo uscire da questo elemento luciferico dello zolfo. we need to leave this luciferic element of sulfur. Bene, quindi torniamo alla nostra aria Let's go back to our air. e guardiamo adesso l'aspetto azoto. And now let's look at the nitrogen aspect. Quindi l'azoto diventa il portatore delle immagini cosmiche So nitrogen becomes the bearer of cosmic images, che le porterà in diagonale con il respiro della forma verso la terra carbonio. and he will bring him in the diagonal of breath of life through to the earth carbon. Io chiedo scusa per questi passaggi un po' difficili, I apologize for these passages that can be a little bit difficult, però se vogliamo comprendere cosa lo Steiner ha dato coi preparati, but if we want to understand what Steiner gave with preparations, dobbiamo comprendere questi processi della vita. we have to understand these processes of life. Bene. Poi lo Steiner dice che c'è un'altra corrente Then Steiner says that there's another current che dal fuoco idrogeno that from the fire hydrogen, va in diagonale verso l'acqua ossigeno. it goes in a diagonal, towards water oxygen. E questo è il respiro della forma cosmica. And this is the breath of the cosmic form, Della vita, scusa, sorry. of the Respiro- cosmic life. Succede. Grazie. Ecco. Va bene. Allora, questo fa sì che la vita spirituale This makes it so that the spiritual life si colleghi con la vita biologica. connects to the biological life. Bene. Questo vale anche per l'uomo. This also applies to man. La prima metà della vita di un uomo The first half of a man's life principalmente viene sostenuta dall'ossigeno acqua. it is mainly supported by oxygen water. Noi sappiamo che il bambino è più ricco d'acqua. We know that children are richer in water. La seconda metà della vita, The second half of life, la nostra vita viene sostenuta dal fuoco idrogeno, our life is supported by fire hydrogen. quindi dalla forza dell'io. So the force, the strength of the eye. Bene. Allora, abbiamo detto che la camomilla è legata alle forze eteriche We said that chamomile is connected to the etheric forces, e questo la protegge, oppure la camomilla agisce come protettiva per le forze astrali. and so the chamomile acts as a protective element to the astral forces.
Quelle che producono gli alcaloidi. The one that produce alkaloids. Quindi se vogliamo depurare una pianta dagli alcaloidi, dovremo So usare... if we Prego. want to depurate or clean a plant from alkaloids, Dovremo usare il preparato di camomilla. we should use the chamomile prep. Bene. E anche per un certo mondo di parassiti, perché astrale vuol dire anche parassiti. And even for some of the pests, the parasites, because astrals also equals to pests. Questo diciamo, è un indice del rapporto della camomilla con Venere. This is like an index for the relationship between chamomile and Venus. E da Venere si sale alla costellazione della Vergine. And from Venus, we go up to the constellation of the Virgin, of Bene. the Virgo. Virgo. Bene. E ancora qualcosa sulla camomilla. A little bit more on the chamomile. Può essere anche utile per l'uomo come medicina. It can also be very useful to man as a medicine. Noi sappiamo che viene usata per i dolori al ventre, i dolori di pancia. We know that it is used for like pain in our stomach. Quindi la sfera di Venere. So the Venus sphere. E che è anche un'azione per l'insonnia. And it also has an action to help with insomnia. Un'insonnia dovuta a troppo lavoro di pensiero. An insomnia caused by too much work in our mind, in our thoughts. Quando noi facciamo troppo lavoro di pensiero. When we make too much when we work too much in our thoughts. Soprattutto pensiero intellettuale e razionale. Especially when we look at intellectual thought. Noi abbiamo nel nostro cervello una formazione di come piccoli sassolini. In our brain, we have like a formation of little rocks. Sono dei precipitati di calcio, come la condensazione. They are like a condensation of calcium. Bene. E allora la camomilla, che è portatrice del calcio vivente, And so chamomile, who is a bearer of living calcium, scioglie questi precipitati di calcio minerale del cervello. can help dissolve these condensation of calcium in our brain. Se adesso lo portiamo nel mondo vegetale, If now we look at it in the vegetal world, noi sappiamo che la testa dell'uomo corrisponde alla radice. we know that the human head corresponds to the roots. Quindi la camomilla ha anche la capacità di agire So chamomile also has the ability to act nella componente minerale del terreno. in the mineral component of the soil. Appunto, testa dell'uomo corrisponde alla radice, no? Ce lo ricordiamo. Again, so the human head corresponds to the roots. Va bene. Quindi mettere ordine nella sfera radicale. So place order, bring order in the root apparatus or sphere. Vorrei aggiungere qualche parola su questo. I would like to add a couple of words on this. Il problema della radice è che noi non la vediamo. The problem with roots is that we can't see them. E non ci rendiamo conto che la sfera radicale ha delle esigenze proprie. And we are not aware that the root system has its own needs. Sappiamo che le radici superficiali servono alla pianta per mangiare. We know that the superficial roots are needed from the plant to eat. E quelle verticali, profonde, servono per bere. And the vertical ones, the deep ones, are to drink. Quando noi lavoriamo per talea, la radice profonda non c'è. When we work with a cutting, that deep root is not present. E quindi c'è un disordine nella sfera radicale. And so posso dire caos. Sì, disarmonia. Okay, so there's a disharmony in the root system. Quindi nella testa della pianta. So in the head of the plant. E la pianta non sa bene cosa fare. So the plant doesn't really know what to do. Beh, se poi la radice è da meristema, ancora peggio.
If the root then comes from a meristem, it's Sì. even worse. Va bene. Va bene. Allora, un'altra caratteristica della camomilla Another characteristic of the chamomile è proprio quella di attivare il calcare vivente. is the one again to activate that living calcium. E questo calcio vivente è legato anche alla sfera della Luna e di Mercurio. And this living calcium is also connected to the sphere of the moon and Mercury. Quindi per l'aspetto adesso legato a Mercurio, So now for the aspect connected to Mercury, Mercurio è la forza planetaria che fa ripetere sempre le stesse cose. è la forza. Planetaria che fa ripetere sempre le stesse cose. Mercury is the planetary force that makes all the makes something repeat itself. Quindi quando noi tagliamo un campo di erba medica, il ricaccio che avviene, questa è la forza di Mercurio. So when we cut like a field of alfalfa, the regrowth is good. Quindi il preparato di camomilla può essere utile per sviluppare maggior ricaccio. So the chamomile prep can help in activating that regrowth. Prove che avevo fatto io anni fa, circa un 20% di più. For what Enzo has done, it's about 20% more. Questo vuol dire che parlando di erba medica, So speaking of alfalfa, se in un anno si fanno 4 tagli, if in 1 year you have 4 cuttings, si arriva a fare un taglio in più. you are able to have 1 extra cutting. Bene. Un'altra azione sempre legata a Mercurio Another action always connected to Mercury. è sempre l'accestimento nei cereali. Non ricordo mai quello. It's always the... Silvia, te lo ricordi? No, adesso lo cerco. Tillering? Tillering, bravissima. Ok, tillering of grains. Bene. Quindi ai primi di marzo si può usare il preparato di camomilla per favorire l'accestimento. So in the first days of March, you can use chamomile to favor the tillering. Ecco. Però lo Steiner sempre ci dice che la camomilla è legata anche al potassio. But Steiner also tells us that chamomile is connected to potassium. E vorrei leggere la riga del corso, esattamente cosa dice. I'm going to read the exact quote from the seminar. Quindi dice che la camomilla, come la chillea, può sviluppare la sua forza sulfurea Chamomile, just like yarrow, can sviluppare la sua forza sulfurea develop its sulfurian strength in direzione dei processi formativi in the direction of the formating processes riguardanti il potassio. regarding potassium. Quindi questo vuol dire che può fare da ponte tra, come grazie allo zolfo, tra la stralità libera e la terra. So this means that through sulfur, it can create a bridge between the free astrality and the earth. Però per il fatto di contenere del calcio vivente, But the fact that it contains living calcium, può spegnere l'eccesso di astralità. it can turn off, for lack of better words, the excess of astrality. E quindi la pianta può sviluppare tutto il suo ciclo vegetativo regolarmente. And so the plant is able to go through its vegetative process in a regular manner. Bene, questo in altre parole significa che la camomilla diventa un pezzo alla volta. Grazie. Vabbè. So this means that chamomile becomes Non lo dirò, va bene? Diventa un regolatore dei processi di fioritura e fruttificazione. it becomes a regulator of the processes, the blooming processes and the fruiting processes.
Vi ricordo che gli alcaloidi, come il caso del pomodoro, tende a far fiorire anticipatamente. I remind you that alkaloids, for example, in the case of tomatoes, makes things grow early on. Quindi la pianta viene più mantenuta nella fase foglia. So the plant is maintained more in the leaf phase. E poi sempre lo Steiner nel suo taccuino And Steiner, always in his notepad, e dice una cosa un po' difficile. says something that is quite difficult. Per adesso era tutto facile, giusto? Up until now, everything has been very easy. E si vede che poi queste cose lo Steiner durante il corso non le ha dette. Steiner didn't say these things throughout the seminar, E le ha solo scritte negli appunti, nel taccuino, and he only wrote these things in his notes perché probabilmente ha capito che la gente non lo seguiva più. because he probably understood that people got lost and they weren't following him anymore. Allora, a pagina 34 del taccuino, quindi se uno vuole se può andare a leggere, Page 34 of his notepad, so feel free to look at it. collega la chilea con la camomilla. Steiner connects yarrow with chamomile. Allora, lui dice che la chilea contiene resina dura. He says that yarrow contains hard resin, Chiamata anche gomma vegetale. also called vegetal gum. Poi contiene tracce di zolfo Then it contains traces of sulfur e molto sale potassico. and a lot of salt potassium. Questa sarebbe la chiserite di cui abbiamo parlato già negli altri incontri, insomma. Chiselite. Chiserite, che di chiserite e basta. Si chiama Okay, così. this is the chiselite that we talked about in previous sessions. Ma poi comincia a parlare della camomilla But then he starts speaking about chamomile. e scrive che anche la camomilla contiene la resina, la gomma vegetale. La resina, okay. And he also says that chamomile also contains that vegetal gum, that resin. Anche la camomilla contiene un po' di zolfo. And chamomile as well contains a little bit of sulfur. E anche il potassio e i sali di potassio. And even potassium salts. Quindi da questo punto di vista sono praticamente identiche queste piante. So from this point of view, these two plants are practically the same. They're Quindi identical. le forze che portano sono molto simili. The forces that they bear are very similar. La camomilla si differenzia perché ha il calcare vivente. Chamomile differentiates itself because it has that living calcium. Per quello noi abbiamo messo, guarda che puoi tirare via questa immagine, è quella che c'è alla fine, Silvia. Alla fine, che è l'ultima. Adesso un momento solo. Ecco, per quello abbiamo messo nella parte inferiore della pianta This is why in the lower part of the plant, il 500, we put 500, a sinistra il 502 e a destra il 503. on the left 502 and on the right 503. Appartengono tutte quante allo stesso polo della pianta. They all belong to the same pole of the plant. Perché abbiamo visto la loro, come dire, sintonia che c'è tra questi preparati. Because we saw the syntony that there is amongst these different preps. Poi toglie. Bene. Oh, dove siamo arrivati? Bene, allora a suo tempo noi abbiamo parlato di questa gomma vegetale. At a certain point we spoke about this vegetal gum. Però ho pensato che lo riprendiamo come argomento. I believe that it might be wise to speak about it again. Perché è un argomento difficile. It's a difficult topic. Ma è difficile perché non lo conosciamo. But it's difficult because we don't know it.
E il fatto che ne abbiamo parlato una volta sola non vuol dire che valga poco. The fact that we only spoke about it once doesn't mean that it doesn't have a lot of weight. Perché vediamo che questi due preparati, che sono i preparati base, Because we can see that these two preps that are the foundational preps vengono proprio caratterizzati per il loro rapporto con la resina, con la gomma vegetale. are characterized by this relationship that they have with this resin, this vegetal Bene. gum. Allora, nella pianta, se ci ricordiamo, abbiamo la linfa lignea ascendente, So in the plant, we have the wooden descending sap, ascendente o discendente? ascendente. Ascending sap. Allora, qui mettiamo gli elementi terra, Here we acqua, have the elements, aria. earth, water, air, and fire. Quindi così. Perfetto. Allora, la linfa ascendente So the ascending sap è figlia della componente terra e acqua. is the daughter of the earth and water component. E lo Steiner dice che è una linfa chimica. And Steiner says that it's a chemical sap. Noi potremmo dire anche alchemica. We can also say alchemical. Però l'importante è che fissiamo questo rapporto con terra e acqua. The important thing is that we fix this relationship between earth and water. Per l'aspetto terra è quella che porta su la mineralità. The earth aspect is the one that brings up the minerality. Sì, bravo. E quindi la linfa ascendente è collegata a quello che chiamiamo terrestre fluido. So the ascending sap is connected to what we call the fluid terrestrial. Poi sappiamo che questa linfa arriva fino all'ultima foglia Then we know that this sap reaches the last leaf, e lì muore. and there, it dies. Si affiniscono le forze eteriche. So the etheric forces end. Quindi lei è morta. So she is dead. Lo so che l'ho ripetuto 2 volte, I know that I repeated this twice, ma è un concetto fondamentale questo. but this is a fundamental concept. Bisogna che una cosa muoia per rinascere con nuove qualità. Something needs to die for it to be able to come back to life, to be rebirthed with new qualities. Dietro ogni morte c'è sempre una rinascita, Behind every death, there is always a rebirth con altre caratteristiche. with other characteristics. Quindi la linfa ascendente, So the ascending sap che sale con la forza di terra e acqua, that ascends with the forces of earth and water, quindi l'humus, so humus, arriva fino all'estremo, reaches the extremity, muore it dies, e si trasforma in linfa discendente. and it transforms itself in descending sap. Perché tutto l'ambiente circostante si riversa dentro. Because the whole surrounding environment reverses itself inside. Quindi le forze libere, eteriche e astrali che circondano la pianta So the free etheric and astral forces that surround the plant si rovesciano dentro la pianta reverse themselves inside of the plant e determinano l'elemento zuccherino della linfa discendente. and they determine the sugary element of the descending sap, Che è la linfa nutriente. which is the nutritious sap. Bene, e la seconda è data dal rapporto tra l'acqua e l'aria. And the second one is given by the relationship between air and water. Bene, poi cosa succede? Che Then, abbiamo... Sì, bye. Bene. Adesso abbiamo
che c'è un ulteriore passaggio. Now we have a further step. Allora, oltre la linfa discendente, Beyond the descending sap, si forma anche qualcosa di più denso, something that is even more dense forms. che è il cambio. That is the exchange. Il cambio si forma grazie alle forze dell'aria calda. Cambium. Cambium. Cambium? Oh, Cambio. Ok, Si forma il cambio. Botanico dovrebbe essere cambium. ok, scusami. So, ripeti Enzo, scusa. Allora, si forma anche un'altra cosa, oltre alla linfa discendente. Beyond the descending sap, another thing forms, that cambium, sorry. Bene. E il cambio è, diciamo, una sostanza più densa della linfa discendente. The cambium is something that is even more dense in the descending sap. Quindi delle tre circolazioni che abbiamo visto, So of the three circulations that we just saw, ascendente che è la più fluida, ascending is the most fluid. discendente è già più densa che ha lo zucchero, Descending, the one with the sugar, is a little bit more dense. e tra le due And between the two, abbiamo il cambio, we have the cambium che è più denso, that is more dense. può essere più o meno denso, It can be more or less dense. e che si forma sotto l'azione di And it fuoco, forms under the action of fuoco e aria, fire and air. quindi aria calda. So warm air. Ecco, queste sono le tre nutrizioni della pianta: These are the three nutritions of the plant. la nutrizione da madre terra, The nutrition from Mother Earth. e abbiamo la linfa ascendente. Then we have the ascending sap. La nutrizione dall'ambiente The nutrition of the environment. e la linfa discendente. Descending sap. E poi abbiamo la terza nutrizione, And then the third nutrition, aria e fuoco, air and fire. e la pianta si collega al cosmo. And the plant connects itself to the cosmos. Ma per cosmo si intende le stelle. But for cosmos, we are referring to stars. Quindi se noi vogliamo collegare una pianta al mondo stellare, So if we want to connect a plant to the world of stars, bisogna lavorare sul cambio, we need to work on the cambium. quindi sull'aria e fuoco. So on the air, fire. Vale, diciamo che l'azione, guardando il momento della semina, So the action in the moment of sowing, che vuol dire seminare quando ad esempio la luna è in toro, ariete, gemelli, eccetera, which means, for example, to sow when the moon is in Taurus or Aries or Gemini and so on, non ha capacità di determinare una nuova pianta. this type of sowing doesn't have the ability to determine a plant. Può conservare ottimamente le qualità esistenti. But it can preserve the existing qualities. Bene, quando si parla di nuove piante bisogna pensare in un altro modo. When we speak about or think about new plants, we have to start thinking in a different way. Devo pensare al collegamento tra il cambio e una costellazione diversa, ad esempio. I need to think, for example, of the relationship connection between the cambium and a different constellation. E per agire sul cambio a me serve la forza dell'aria calda. And to be able to act on the cambium, I need the strength, the force of the warm air. Quindi posso magari calcolare di anticipare o posticipare dei cicli vegetativi. So I can plan on anticipating or postponing some vegetative cycles. C'è un lavoro che fanno in Germania dei seguaci dello Steiner. This work that they do in Germany, these followers of Steiner, che lavorando in questo modo circa in 80-100 anni
riescono a modificare una pianta. that by working in this manner, within 80, 100 years, they're able to modify a plant. Ma noi abbiamo un'altra possibilità. But we have another possibility. Se dico aria calda, Say hot, warm air. sto dicendo anche un'altra cosa. I am also saying something else. Allora, quando parlo di aria, When I speak of air, parlo di anima. I speak of soul. Quando parlo di fuoco, When I talk about fire, io parlo dell'io, I'm talking about the I, lo spirito. spirit. Quindi posso essere io, So I can be I operando sulla mia anima evoluta, by operating on my evolved soul a determinare le condizioni della nuova pianta. to determine the conditions of the new plant. È il motivo che ci sta accompagnando da qualche incontro. It's the motive, the topic that's been accompanying us for several meetings now. Che l'uomo è il preparato. Man is the preparation. Beh, quindi adesso ve l'ho portato come esempio, come strada che si può fare. So now I brought it to you as an example, as a path that we can take. Se io parlo di io, If I speak of I parlo dell'io superiore, speak about the higher I, e l'io superiore ce l'ha portato il Cristo. and the higher I was brought to us by the Christ. E se parlo di anima purificata, And if I speak of purified soul, sto parlando della madre. I'm speaking of the mother. Quindi è tutto un cammino interiore che bisogna fare. So this is a whole inner path that needs to be done. Non c'è un preparato per fare le nuove piante. There isn't a prep to make new plants. Ci vuole un uomo che abbia fatto un certo cammino. We need a man who has done a certain amount of Bene, traveled allora, along a certain path. bene, sempre lo Steiner ci dice quindi Always Steiner tells us che quando c'è questo calore esterno, that when there is this outer warmth, questo determina questa condensazione del cambio. this determines this condensation of the cambium. Ma può essere anche un calore animico, But it can also be a soul un calore, warmth, è un calore spirituale. a spiritual warmth. Non pensiamo solo alla temperatura. Let's not only focus or think of the temperature. Allora, nella formazione del cambio In the formation of the cambium, c'è una sostanza intermedia che viene formata, there is an intermediary substance that is formed, che è la gomma vegetale, which is the vegetal gum, di cui sia la chilea che la camomilla sono ricche. which both chamomile and yarrow are rich in. Quindi se noi sviluppiamo la nostra camomilla e la nostra chilea, So if we develop our chamomile and our yarrow, e per chilea intendevo il rapporto tra il cosmico e il terrestre, se vi and ricordate. for yarrow, I'm referring to the relationship between the cosmic and the terrestrial. E se parlo della camomilla come questa capacità ordinativa eterica, And if I speak of the chamomile as this ordinary strength è di fermare gli alcaloidi, and to stop alkaloids, quindi superare l'azione luciferica in noi. and then to overcome the luciferic action in us, Se io divento achillea e camomilla, if I become yarrow and chamomile, poi posso iniziare a fare quel lavoro sopra sul cambio. then I can start doing that work above on the cambium. E quindi posso incominciare a far scendere attraverso il cambio And so through the cambium, I can make descend una forza stellare diversa. a different star force. Queste sono le nuove piante. This is new plants.
Diciamo che ci vorrebbe ancora parlare una mezz'ora, però diciamo è una base concettuale per comprendere le nuove piante. We probably need to speak about this for another 30 minutes, but this is the conceptual aspect of the work we're talking about. Bene, allora questa gomma vegetale che si forma So this vegetal gum that is formed diventa sempre più trasparente becomes more and more transparent e determina il formarsi della ambra. and determines the creation of amber. Non so se conoscete alcune caratteristiche dell'ambra. I'm not sure if you know the characteristics of amber. Mi viene in mente adesso e non l'avevo preparato. I didn't prepare this. Just, yeah. Hanno aperto una tomba egizia They opened up an Egyptian tomb e dentro avevano, come diremmo noi, spruzzato aroma di ambra. and inside of it they sprayed this amber scent. E dopo 3.000-4.000 anni questo profumo era ancora vivissimo. And after 3,000, 4,000 years, this scent was still very, very strong and present. Quando si capisce le forze che ha quest'ambra So we can understand the forces of this amber e il fatto che perduri nel tempo and the fact that it lasts throughout time vuol dire che non è legata alla terrestricità, means that it's not connected. al terrestre. Non è legata It's al not terrestre, connected to the earthly realm. ma è legata al cosmico Connected to the cosmic, più alto, quindi il mondo delle stelle. the higher cosmic, therefore the world of stars. E allora questa corrente di ambra, questa corrente del cambio, So this current of amber, this current of the cambium, torna giù fino alla radice. goes back down all the way to the roots. E questo è un altro collegamento tra le stelle e il mondo della Terra. This is another connection between the world of the stars and the earth. Bene. Bene. La pianta trattiene per sé parti di queste forze che scendono The plant holds within itself parts of this force that descends, e questo è il cambio. and this is the cambium. Che noi lo vediamo And we see it che è tra la linfa ascendente e la discendente, no? between the ascending and descending sap. Poi lo Steiner dice un'altra cosa, Then Steiner says something else, che nel cambio si forma già la futura pianta. that in the cambium, the future plant is already getting formed. E questo quindi in ogni cambio c'è dentro anche la futura pianta. And so in each and every cambium, there is also inside of it the future plant, Che diciamo percorre tutta la pianta precedente, no? which, so to speak, goes along the whole previous plant. E viene memorizzata nel seme. And it is memorized in the seed. Quindi quando un seme viene messo in terra, So when a seed is placed in the ground, in the soil, si collega il polo dell'origine del cambio connects the pole, the original pole of the cambium, fino alla terra dove l'anno precedente c'era il terminale del cambio, con le radici. all the way to the point where the previous year there were the roots. Bene, quindi nel cambio c'è la figura della pianta. So in the cambium there is the figure, the image of the plant. E questo cambio ha una sua attivazione And this cambium has its own activation in relazione alla madre candelora, in relation to Candlemas, che sarebbe il famoso periodo di metà febbraio which is the famous period in midway, in the middle of February, in cui lo Steiner dice che è il momento per dirigere la crescita delle piante. which is the time period in which Steiner says that it's the time to direct the plant.
Quindi per i cereali è circa metà febbraio. So for grains, it's about mid-February. Per il mais è circa, vado a memoria, alla sesta foglia. For, Quinta, co sesta foglia. for corn, it's about the 5th or 6th leaf. E quindi quello lì è il momento And so that is the moment per risvegliare nuovi tipi di forma nella pianta. to reawaken new types of form inside of the plant. Probabilmente bisognerà fare più cicli vegetativi, We probably will have to go through more vegetative cycles, un anno, 2 anni, 3 anni, fino a che manifesta la nuova qualità. 1, 2, 3 years up until the point where it manifests the new quality. Va bene. Va bene. Bene, ancora qualcosa per capire meglio il cambio. I want to add something to the cambio. Questo si ha sia nella pianta annuale che nell'albero. This happens both in annual plants and trees, Solo che nell'albero si vede meglio, but we can see it more in the trees perché quando questa gomma trasparente scende, because when this transparent gum descends, che abbiamo detto che è più densa della linfa discendente, which we said it's more dense than the descending sap, e arriva fino sotto, fino alle radici. and it gets all the way down to the roots. Bene, e quindi segue tutta la forma della pianta. And so it follows the whole form of the plant. Quindi il cambio è portatore della forma della pianta. So the cambium is the bearer of the form of the plant. Mia capacità di collegarlo verso una forma metamorfica, la nuova pianta. It's my job to bring it to a place of metamorphosis, a new plant. Beh, nell'albero le cose un po' diverso, In the tree, things are a little bit different perché quando con la primavera sale la linfa ascendente, because in spring, when the ascending sap goes up, trova questa gomma che si è solidificata nel cambio. it finds this gum that's solidified in the cambium. E quindi i vasi linfatici sono come ostruiti. And so the lymphatic vases are, it's almost if they're like obstructed. Quindi la linfa per salire So the sap to ascend deve spostarsi un po' all'esterno. needs to go a little bit on the outside. E anno dopo anno And year after year, si formano gli anelli nel tronco. the rings of the trunk are formed. Ecco, questo per capire come funzionano queste cose. This is to understand how these things work. Se dobbiamo parlare di Koberwitz, per me bisogna parlarne così. If we are speaking about Koberwitz, we need to speak about it in these manners. Perché c'è un bisogno urgentissimo di sviluppare le nuove piante. There is an extremely urgent, it's very urgent for us to have new plants. Perché l'umanità sta degenerando, il tutto col mondo vegetale siamo in piena degenerazione. If we look at the vegetal world, humanity, Bene. its thing is degenerating. Va bene. Oh, quindi tutti questi sono dei cambiamenti, capite? Sono dei metamorfosi. So all of these are metamorphoses. La linfa che sale e poi muore ha una metamorfosi quando scende. The ascending sap dies and then it has a metamorphosis when it goes back down. La linfa che discende, che a un certo punto la parte più densa diventa cambio, è un'altra metamorfosi. The descending sap, which then becomes even more dense and turns into cambium, that's another metamorphosis. E quando io parlo di metamorfosi è sempre l'azione della madre. And when I speak of metamorphosis, it is always the action of the mother. Noi dovremmo pian pianino incominciare a pensare all'azione della madre in agricoltura. More and more, we need to start thinking about the action of the mother in agriculture. La divinità dell'agricoltura era Demetra. The divinity of agriculture was Demetra.
Demetra. Sì, Demetra vuol dire femminile, Demetra means feminine. Non era Demetro, non era maschile. It's not Demetro. If a word ends with an A in Italian or in other languages, it's feminine. So Demetra is feminine. Quindi gli antichi ben conoscevano questa forza di madre terra. So the ancient people were very familiar with this force of the earth. Noi Mother abbiamo Earth. perso la relazione con la madre. And we lost our relationship with the mother. Però vi ho detto, per fare quel lavoro delle nuove piante, But like I said, to make this work of the new plants, ci serve l'io e l'anima. we need the eye and the soul. Non sono preparati, è un cammino interiore. They're not preps, they're inside of us. Bene, allora sia la chillea, quindi che la camomilla hanno questa caratteristica. So both yarrow and chamomile have this characteristic. Poi a un certo punto lo Steiner parla della camomilla in relazione agli organi animali. Then Steiner speaks about chamomile in relation to the animal organs. E questo lo fa per portarci ad individuare qual è l'organo animale che dovremo utilizzare per il preparato. And he does this to help us identify which animal organ we should use for the prep. Bene, abbiamo già detto che la camomilla mette ordine nella pancia, nel ventre, no? We Nell'intestino. already said that the chamomile brings order to the womb, the stomach, the intestine. La camomilla agisce sulle pareti intestinali. Chamomile acts on the intestinal walls. E quindi nel bovino noi abbiamo questo intestino enorme. So in cows, we have this huge intestine. Perché circa la lunghezza dell'intestino della vacca è circa 22 volte la lunghezza della vacca. Se una vacca è lunga 2 metri, sono 44 metri. The length of the intestine in a cow is about 22 times the length of the actual cow. So if the cow is 2 meters long, the intestines is 44 meters long. E sappiamo che è una spirale. L'intestino è un vortice. And we know that the intestine is a spiral, it's a vortex. Quindi la vacca è un animale fortemente metabolico. So the cow is a very strongly metabolic animal. E questo ci ricorda il lombrico. And this reminds us of the earthworm. L'intestino si può vedere come un lombrico arrotolato. And the intestine can be seen as an earthworm, Un gomitolo. like a Una matassa. yarn. Non mi viene proprio gomitolo. Va bene. Sei ancora italiana, Like, like when the earthworm is like all up in a ball. So that's. Bene. C'è ancora una cosa interessante. There is something very interesting still to talk about. Le ghiandole interne dell'ombrico The inner glands of the earthworm, hanno delle secrezione calcarea. they have this calcareous secretion. Quindi vuol dire che quello che entra attraverso l'ombrico So that means that what enters inside of the earthworm, passa attraverso questo calcare animale vivente it goes through this animal living calcium. e quindi quello che poi esce So what then exits, è come rivestito da questo calcare animale vivente it's like covered with this living animal calcium. e i buchi che restano nel terreno, no? Che l'ombrico fa questi buchi, And the holes that the earthworm creates in the soil, diventano come rivestiti di questo calcare animale vivente. they become kind of like coated with this animal living calcium. Quindi abbiamo un calcare minerale che ci ha.
So we have the mineral calcium, Ca. Poi abbiamo un calcare vegetale, Then we have a vegetal calcium, la camomilla. chamomile. E poi abbiamo un calcare animale, And then we have an animal calcium, che è l'ombrico. the earthworm. Per cui nell'antichità il lombrico era chiamato l'agricoltore. So in ancient times, the earthworm was called the farmer. Va bene. Allora, adesso lo Steiner comincia a parlare del preparato Steiner now speaks about the prep. e c'è una frase che merita ricordarla, And there is a quote that is worth mentioning. quando dice che è fondamentale che quello che è vitale deve essere mantenuto nell'ambito della vita. La vita deve restare nella vita. Okay, so that it's fundamental for life to remain in life. Questo è banale, questa osservazione, This observation can be almost considered just extremely simple, però non ci pensiamo. but we never think about this. Quando vogliamo coltivare piante su terreni mezzi morti, When we want to grow plants in fields that are half dead, siamo usciti dalla vita. we are leaving life, we're exiting life. Quindi si fa questa specie di salsiccia di intestino bovino con dentro la camomilla, So we make this type of sausage with cow intestine and chamomile, e va inserita sottoterra, and it needs to be inserted underground una condizione ricca di humus in a condition that is rich of humus. e la profondità dovrebbe essere intorno ai 60 centimetri. The depth should be around 60 centimeters. Questo vuol dire che dobbiamo buttare carriole di humus dentro nel terreno. This means that we need to add wheelbarrows of humus in the soil. Quindi noi alla fine con queste salsicce So at the end, with these sausages, abbiamo una specie di lombrico spirituale we have a sort of spiritual earthworm che può sostenere o anche arrivare a sostituire la formazione dell'humus nel terreno. that can support and at times even substitute for the formation of humus. Bene, ancora un altro pensiero. One more thought. Per farci del male lo Steiner porta un altro pensiero. To hurt us, Steiner brought us another thought. Dice che è importante che il più possibile sul posto dove noi abbiamo interrato e preparato cada la neve e batta il sole. He said that it's very important for where we put the prep for the snow to fall on it and the sun to shine. Perché la neve, noi sappiamo che tutti i cristalli sono diversi tra di loro We know that snowflakes, the crystals, are all different amongst each other. e quindi è un'immagine dell'immensa varietà delle forze formative cosmiche. So it's an image of the immense variation of the formating cosmic forces. E poi se batte il sole, And then if the sun shines on it, il sole è la porta delle forme. the sun is the door of the forms. Le entità che vivono sul sole si chiamano spiriti della forma The entities that live on the sun are called spirits of the form. in questo modo il nostro preparato interrato nell'humus So our prep that is buried in the soul, in the humus, si arricchisce di tutte queste forze formative is enriched by all these formating forces, che poi saliranno con la linfa ascendente. which then will ascend with the ascending sap. Bene, un respiro. Ancora un pensiero sulla camomilla. Another thought on chamomile. Noi sappiamo che va interrata nel periodo invernale We know that it needs to be buried in the winter time period e anche nel periodo primaverile, 6 mesi. and even in spring, 6 months.
Allora, il periodo invernale abbiamo la reggenza dell'Arcangelo Gabriele. We have Archangel Gabriel in winter, Ok? E Gabriele significa la fortezza di Dio. La parola Gabriele and the word Gabriel means the fortress of God, o la fortezza o la forza di Dio, insomma quella. or fortress or force of God. E la forza di Dio è quella di dare la vita. And the force of God is the one to give life. Mentre in primavera Wow, in the spring, l'arcangelo reggitore è Raffaele. we have Archangel Raphael. Raffaele significa Dio guarisce. And Raphael means God heals. Quindi in questi 6 mesi So in these 6 months, noi abbiamo un arricchimento di vita we have an enrichment of life e un potenziamento delle forze terapeutiche. and an enhancement of the therapeutic forces. Forze terapeutiche particolarmente specifiche per il mondo vegetale. The therapeutic forces specific to the vegetal realm. Bene, allora un piccolo riassuntino. A little summary. Allora, sul piano fisico la camomilla attiva il processo del calcio. On the physical plane, chamomile activates the calcium process. Questo rinforza l'eterico This reinforces the etheric e rende stabile l'azoto. and makes nitrogen stable. Questo vuol dire accrescimento, This means growth quindi Venere, of Venus. e poi c'era Mercurio, la velocità nella divisione cellulare. And then we have Mercury and the speed, how fast the cellular reproduction division is, sorry. Come abbiamo detto quando si taglia l'alfa-alfa che deve ricacciare, no? Just like we were talking earlier about alfalfa, when we cut it and then it grows back up. Poi sul piano eterico, Then on the etheric plane, il preparato di camomilla the chamomile prep favorisce il passaggio tra la vita diffusa e la vita incarnata. it supports the transition between the diffused life and the incarnated life. Questa è un'azione che lo collega con Giove, This is an action that it connects it to Jupiter. e Giove vuol dire anche mondo animale. And Jupiter also means the animal realm. Se noi pensiamo a un cespuglio di camomilla, If we think of a bush of chamomile, è come una sfera. it's like a sphere. E se vedete le testoline del fiore giallo, And if you look at the little heads of the yellow flower, questo somiglia come a tutto un glomere di api, che sarebbe, non so, glomere in inglese. and it looks like a glomer of bees. Vabbè, quando le api costruiscono liberamente fanno queste forme. When bees build their homes freely, it's a sphere. Allora, avevamo detto che la camomilla è principalmente eterico So we said that chamomile is mainly etheric e protegge dall'astrale, alcaloidi, eccetera. and protects from the astral alkaloids and so on. Però adesso abbiamo parlato di Giove. But now we spoke about Jupiter, E Giove è un altro aspetto, diciamo, animico. and Jupiter is another astral aspect. Sarebbe l'aspetto della Sofia, It would be the aspect of Sophia, la saggezza cosmica, the cosmic wisdom, quello che è nella meditazione che lo Steiner ha dato agli agricoltori. what is in the meditation that Steiner gave to farmers. Dalla saggezza all'amore, dall'amore alla saggezza. From the wisdom to love, from love to wisdom. Bene, allora questo ulteriore collegamento con l'astrale So this further connection with the astral
Lo vediamo all'interno della camomilla, del fiore, is seen inside of the chamomile, the flower, perché l'interno è vuoto. because the inside is empty. La camomilla matricaria, il capolino è vuoto. The matricaria chamomile, the inside of it is empty. E quindi questo è astrale. And so this is astral. Però questo astrale è all'interno di questo fiore But this astral is inside of this flower, che è un cerchio which is a circle. e quindi rappresenta il piano eterico con tutti questi assi di simmetria. And so it represents the etheric plane with all these different axes of symmetry. Quindi è tutto un equilibrio tra eterico e astrale. So it's a balance between etheric and astral. E astrale vuol dire azoto. And astral means nitrogen. Per quello lei regola l'azoto nel terreno. This is why it regulates the nitrogen in the soil. Bene, quindi c'è un rapporto tra la camomilla e il mondo dell'ape. So there is a relationship between chamomile and the world of bees. Allora, la camomilla è eterico che agisce nell'astrale. So chamomile is etheric that acts in the astral. L'ape The bee è astrale is astral, che agisce nell'eterico. acts in the etheric. Lo vedete con la puntura dell'ape. You can see it with the sting of the bee. Nella medicina naturale, Natural medicine, la puntura d'ape, il veleno d'ape, the sting of a bee, the venom of a bee, è usato contro i reumatismi. is used against rheumatism. Cioè, quando le forze di terra dominano. When the earthly forces, the earth forces are dominating. Quindi il veleno dell'ape So the venom of the bee muove l'eterico moves the etheric e risolve il problema del reumatismo. and can solve the problem of rheumatism. Un po' complicato, no? It's a little complicated. Un pochettino. È few, è little. Just a little bit. O few o little? A little bit. È little, va bene. Va bene. Adesso noi potremo anche chiederci a cosa corrisponde il livello spirituale. No, siamo ancora a livello astrale. Aspetta. Aspetta, un momento. Abbiamo parlato di Giove, scusa, ho perso il segno. Okay, so we spoke about Jupiter. Bene, dal momento che siamo arrivati a Giove, The moment we reach Jupiter, cominciamo a parlare con lo zodiaco. we start speaking to the zodiac. Allora abbiamo detto che la camomilla è ricca di calcio. We said that the chamomile rich in calcium, E questo è un aspetto luna. and this is a moon aspect. E questo ci porta al toro. And this brings us to Taurus. Ma toro vuol dire azoto, But Taurus means nitrogen. scritto nel nostro schema. Basta It's ricordare. written in our drawing. Quindi capite questo collegamento che c'è calcio, luna, toro, azoto. So now you can see the connection. Luna, Nitrogen, moon, Taurus, azoto. nitrogen. Perfetto, brava. Quindi il toro cherubinico, no? Va bene. Poi per l'aspetto Mercurio For the Mercury aspect, è legato al cancro. it's connected to Cancer. Allora il toro in noi è qui, Taurus is here in us. il cancro è la cassa toracica, no? Cancer is our chest. Quindi questo preparato di camomilla lavora in questa dimensione. So the chamomile prep works in this dimension. E da lì mette ordine sia nella pancia che nella testa. And from there, it brings order both on the womb, the stomach, and the head. Bene, quindi lavora già un buon aiuto anche contro le patologie. So it's also a good help against pathologies. Bene, sul piano astrale On the astral plane,
Abbiamo detto che la camomilla ha un'azione di ritardare la salita a seme delle piante, The chamomile has the action to slow down or make it happen, make la this, fioritura, ritarda la fioritura it makes the blooming come later, e allontana gli alcaloidi. and Purifica. it purifies and therefore brings the alkaloids to get away. Ultimo, sul piano spirituale, Lastly, on the spiritual plane, favorisce il collegamento della pianta col suo io di gruppo. it favors, supports the connection of the plant with its group I. E precisamente tra l'origine dell'io di gruppo, Precisely speaking, the origin of the group I, che è zodiacale e altro anche, zodiacal and other things, e il centro della Terra con l'io della Terra. and the center of the earth with the eye of the earth. Questo non è altro che il cambio. This is nothing else other than the cambio. Questo collegamento tra il mondo stellare e il centro della Terra This connection between the world of stars and the center of the earth. lo fa la camomilla, Chamomile does this, ma nella pianta si chiama cambio. but in the plant, it's called cambio. Va bene. Adesso abbiamo due possibilità. Now we have two options. Cominciare a parlare dell'ortica, cambiare preparato, Start speaking about nettle oppure chiudere. or close. Perché vedete che non c'è Silvia. Silvia is not here today. Sì, Silvia è un po' acciaccata e quindi siamo un po' in emergenza. Silvia is a little sick, so Un po' malata. she's not doing super good. Quindi se vogliamo possiamo, se tu come sei messa, Jessie? Ti va bene? Quanto hai ancora? C'è tutto un preparato ancora che sono 2 pagine piene. Andiamo avanti. Proviamo. Allora, tutto questo non l'abbiamo detto. So, we're gonna keep going. Don't forget what we just said. E cominciamo con l'ortica. And let's start with nettle. Preparato 504. 504. Lo Steiner dice subito una bella frase. Steiner immediately says a really good quote. Che è la massima benefattrice per la crescita vegetale. That it's the highest benefactor for the vegetal growth. Ed è insostituibile. And it cannot be substituted. Quindi non si possono utilizzare altre piante per sostituirla. It's irreplaceable. We cannot use other plants to replace it. Questo crea un problema. This creates a problem. Perché in Africa l'ortica non cresce. Because in Africa, nettle doesn't grow. E quindi bisogna inventare qualcosa d'altro. And so we have to create something else. Però non è l'argomento di questa sera. But today we won't talk about this. Poi, come al solito, lo Steiner fa l'analisi chimica, vorrei dire, della pianta. And Steiner makes the chemical analysis of the plant. E abbiamo ancora potassio, calcio e zolfo. We have potassium, calcium, and sulfur. Come le altre. Just like the other ones. Però con una differenza. But there is a difference. Che è molto collegato alle irradiazioni del ferro. It's very connected to the radiation of iron. Come il ferro agisce irradiando nel nostro sangue. How iron acts through radiating in our blood. Quindi nel nostro sangue il ferro è collegato all'emoglobina. So in our blood, iron is connected to hemoglobin. L'emoglobina in noi trasporta l'ossigeno. Hemoglobin in us carries oxygen. Quindi l'eterico. So etheric. E anche l'idrogeno. And also hydrogen. Quindi lo spirito. So spirit.
Quindi il respiro della vita nella proteina. So the breath of life in the protein. Questa è la novità che entra nei nostri preparati. This is the novelty that enters in our preps. La novità è il ferro. Iron is the novelty. E se abbiamo detto eterico e spirito, le due azioni dell'emoglobina, And if we said etheric and spirit as the action of the hemoglobin, questa azione si chiama sistema immunitario. this action is called immune system. Quindi il sistema immunitario è dato dalla interazione tra eterico e spirito. So the immune system is given by the interaction between etheric and spirit. Quindi respiro della vita biologica e respiro della vita spirituale. So the breath of the biological life and the breath of the spiritual life. Quindi questa irradiazione del ferro, So the radiation of the iron quindi porta l'impulso della vita eterica e spirituale in tutti gli organi. brings the impulso Eterico e spirituale. of the etheric and the spiritual in all the organs. E quindi l'ortica lo fa anche nel mondo vegetale. And so nettle also does that in the vegetal realm. Poi lo Steiner paragona l'ortica al cuore umano. Then Steiner compares nettle to the human heart. Quindi l'organo centrale della nostra sfera ritmica. So the central organ of our rhythmic sphere. Se anche guardiamo come sono disposte le foglie dell'ortica lungo lo stelo, Even if we look at how the leaves of nettle are placed on the stem, sono perfettamente ritmiche. they are perfectly in rhythm. Bene. E un'altra caratteristica di queste foglie And another characteristic of these leaves è l'effetto urticante, no? is that effect that nettle has when it touches us. E questo è l'acido formico che contengono. And this is the formic acid that it contains. Quindi se la camomilla corrisponde all'ombrico, So if the chamomile corresponds to the earthworm, l'ortica è una formica vegetale. the nettle is a vegetal ant. Bene. Per questo una sua funzione fondamentale. This is why one of its fundamental actions. E qui bisogna spiegare due parole sul cuore. And here we need to say a couple of things on the heart. Che chi studia antroposofia lo sa benissimo. And for the ones who study anthroposophy know this very well. Chi non conosce antroposofia, quello che dirò è un rovesciamento totale. Who doesn't know anthroposophy, what I'm about to say, it's a complete reversal. Perché noi hanno insegnato che il cuore è una pompa. They taught us that the heart is a pump. Il cuore è esattamente il contrario. The heart is exactly the opposite. È un freno al fluire del sangue. It's a brake to the flow of blood. Il sangue viene mosso dalle forze dell'anima. The blood is moved by the forces of the soul. Se io mi arrabbio divento tutto rosso, no? Tutto il sangue che sale. If I get mad, I get red. I turn red. Se ho paura tutto il sangue va al centro, io divento pallido. If I am scared, my skin turns white and everything goes in the center. Provate a farlo volontariamente. Try and do this voluntarily. Non ci riusciamo. We can't do it. Ho una bella paura, diventi bianco. But when you get very scared, you turn white, pale. Allora, per evitare che noi siamo travolti da questo mondo delle emozioni, So for us to not be ran over or taken over by this world of emotions, l'io umano interviene the human eye intervenes e ritmicamente blocca questo fluire delle emozioni. and rhythmically blocks this flowing of emotions. In un cuore normale sono 72 battiti al minuto.
In a normal heart, it's 72 beats per minute, che è il numero che ci collega al macrocosmo. which is the number that connects us to the macrocosmos. Quindi nel cuore umano hanno sede tutti i nostri arti spirituali superiori, So all of our higher spiritual arts reside in our heart. quindi è il nostro io umano che frena questo eccesso di emotività. So our human eye is the one that puts the brakes on this excess of emotions. E emotività è la stessa parola che dire astralità. And when we say emotions, it's the same as saying astro. Quindi il cuore è un freno e non una pompa. So the heart is a brake and not a pump. Ed è un freno perché si collega alle forze macrocosmiche. And it's a brake because it connects itself to the macrocosmic forces. Quindi nella nostra pianta ideale che sta crescendo, So in our ideal plant that is growing, avevamo il 500 sotto, we have the 500 under, Achillea, Camomilla, yarrow, chamomile, e adesso abbiamo l'ortica. and now we have nettle. L'impulso a salire verso il macrocosmo. The impulse to ascend towards the macrocosmos. Bene, tra le altre cose, nel cuore umano l'ortica può aiutarci a curare deformazioni del cuore. Nettle can also help heal deformations of the heart. Bene, per il suo collegamento con il ferro, For its connection to iron, l'ortica contribuisce a liberare il ferro dal terreno. nettle allows for iron to break free in the soil. Quindi se c'è un eccesso di ferro, l'ortica lo libera, lo scava. So if there is like an excess of iron, nettle sends it out. Se volete coltivare ortica, mettete un po' di chiodi, un po' di ferro e vedete che l'ortica cresce in una maniera incredibile. If you want to grow nettle, you can put a couple of nails in your garden or in your field, and nettle will grow even more. Però c'è una differenza tra il ferro minerale e il ferro dell'ortica. But there is a difference between mineral iron and the iron of the nettle. Che il ferro minerale è morto, The mineral iron is dead, mentre quello dell'ortica è vegetalizzato, while the one of the nettle is vegetalized. quindi è vivente. So it's living. Bene. Quindi se c'è troppo ferro minerale nel terreno, So if there is too much mineral iron in the soil, l'ortica lo libera. the nettle will set it free, Anche un'altra cosa, but then something else happens. crea come una pelle eterica intorno a questo ferro, It creates a sort of etheric skin around this iron, per cui non interagisce col vivente. so it doesn't interact with the living. Dall'altra parte l'ortica On the other side, nettle agisce positivamente quando manca ferro. acts positively when iron is lacking. Su cui lo Steiner dice che basta lasciarla crescere ai bordi del campo. So Steiner said that it's enough to let it grow on the outskirts of the field or the borders of the field. Dice in posti non importanti. He says in non-important places. Però c'è un'altra caratteristica dell'ortica. But there's another characteristic of nettle. Primo, che è difficilissima da seminare. First of all, it's extremely hard to sow. Ho sbagliato. Seminarla è facile. Che cresca, che nasca è difficile. Sorry, to sow it is easy, but for it to grow is hard. Bene. Bene. Mentre invece se, diciamo, dietro casa avete una carriola rotta, dei mattoni che avanzano, della legna a mezza marcia, l'ortica arriva da sola. But if, for example, you have a broken down wheelbarrow in the backyard or moldy wood, the
nettle will grow on its own without any difficulty. E sotto l'ortica il terreno è nero di humus. And under the nettle, the soil is black, filled with humus. Quindi mette ordine. So it brings order. Se dobbiamo memorizzare una frase, l'ortica mette ordine. If we need to remember or memorize one phrase, remember that nettle brings order. Abbiamo detto che corrisponde all'acido formico. We said that it corresponds to the formic acid. L'uomo, l'acido formico, è qui nella sfera centrale. The formic acid in man is in the central part, central sphere. E sotto il diaframma c'è l'acido ossalico. And under the diaphragm, there is the Ossalico. oxalic acid. Non si capisce. Quindi ogni volta che abbiamo un disordine nell'intestino, So every time that we have this disorder in our intestine, c'è un disordine nell'acido ossalico. there is disorder in the oxalic acid. E l'acido formico ha il compito di mettere ordine nel metabolismo. And the formic acid has the task, the job to bring order into the intestine. Per cui una volta in Africa, So once in Africa, prima che arrivassero i bianchi con le loro medicine, before white people came with their medicines, quando avevano dei problemi intestinali, when they had intestinal problems, mangiavano le formiche they ate ants vive. alive. A noi questo fa molto strano, To us, this might sound a little weird, invece risponde a delle leggi spirituali e biologiche perfette. but it actually responds to spiritual and biological laws that are perfect. Per capire ancora l'ortica, To understand even further nettle, guardiamo lo stelo, let's look at the stem, che nella parte bassa è color viola. and the lower part is purple, E viola è il colore della terra, dell'elemento terra. and purple is the color of the element earth. La sezione è quadrata The section is square, e il quadrato è la forma dell'elemento terra. and the square is the form of the element earth. E poi diventa verde. And then it becomes or turns green. Quindi lei mette ordine nell'elemento terra. So Porta she vita. order brings life in the earth element. E ha questa radice che si riproduce. And it has these roots that reproduce. Questa è una caratteristica un po' della Luna. This is a characteristic of the moon. Mentre il suo mettere ordine Wow, it's bringing order, placing things in order, è una caratteristica di Marte. is a Mars characteristic. Benissimo. È molto importante quando si va in un campo It's very important when we go into a field controllare se c'è presenza spontanea di ortica. to look if there's a spontaneous presence of nettle. E in base alla presenza di ortica, Based on the presence of nettle, noi sappiamo come è stato concimato quel terreno. we know how that soil was fertilized. Perché se la concimazione è sbagliata, Because if the fertilization is wrong, soprattutto organico fresco, especially fresh organic, noi abbiamo che arriva l'ortica, we have that nettle comes. proprio per mettere ordine nel metabolismo del terreno. Exactly to bring order to the metabolism of the earth. Bene, allora adesso noi possiamo seguire adesso un po' questi preparati, ne abbiamo già 3. So now we can follow these preps. We have 3 of them. Quindi il 502 502, che fa il collegamento tra la vita che scende con l'aria, con la pioggia e quella del terreno, no? so the connection with the life that descends, with the rain, with the... No, la prima cos'era? Pioggia e irradiazione, aria, Ok, perfetto. Rain, air, e poi quella concimazione.
And then fertilization. Sorry, mancava l'ultimo. Quindi c'è questo collegamento. There's this connection. Possiamo dire tra sopra e sotto, ecco, We can say semplicemente. between above and below. Ma dal punto di vista della vita, non della pianta. But from the point of view of life, not the plant. Poi abbiamo la camomilla, Then we have chamomile, che permette all'humus della terra di caricarsi di queste forze di vita. that allows for the humus of the earth to fill herself up with these forces of life. Ricordate la camomilla come un lombrico, no? Again, chamomile like an earthworm. E tutti e due questi preparati permettono anche il collegamento con il cosmo, tramite il cambio. These two preps also allow the connection to the cosmos through the cambium. E adesso arriva l'ortica. And now we have nettle. L'ortica mette tutto ordine in questa dimensione di sotto. Nettle brings order in this whole lower dimension. Se ci sono stati degli errori, If there are mistakes, quindi l'ortica mette ordine the nettle brings order per permettere alla parte nobile della pianta to allow the noble part of the plant di arrivare al fiore e poi al frutto. to reach flower and then fruit, Che nulla di impuro possa salire. so that nothing that is impure can ascend. Quindi vedremo che i preparati sono come uno dietro l'altro, So we see that preps are like one after the other. con le sostanze che contengono. Ogni preparato si collega al precedente e poi fa un po' avanti, poi si collega e va avanti, si collega e va avanti. So each prep connects to the one before and then makes a step forward. And then the next one does the same thing, connects to the previous one and then makes a step forward, and so on. Va bene. Va bene. Quindi andiamo avanti ancora con l'ortica. Let's keep moving on with the nettle. Prima cosa mette ordine First, it brings order, e poi la pianta sale verso il fiore, verso il seme. and then the plant ascends towards the flower and the seed. Quando un'insalata va in fiore, When a lettuce goes into seed, questa è l'ortica, this is nettle. questa è Marte, This is Mars, di cui l'ortica è rappresentante nel mondo vegetale. of which nettle is the representative of in the vegetal realm. Quindi se ad esempio un cereale alletta, cade sotto la pioggia e il vento, si piega, So, for example, if a grain falls down because of rain or wind and it's down, lo sale preparato di ortica lo rialza. with the nettle prep, it comes back up. Questo è garantito. This is guaranteed. Va bene. Allora, può avere un'applicazione in medicina umana, It can have an application in the human medicine proprio per migliorare la circolazione, i vasi sanguigni. to improve the circulation of blood. Va bene. Poi riprende ancora una cosa che abbiamo un po' detto, Then he speaks of something that we already mentioned, che dice che appunto l'ortica toglie l'eccesso di ferro materiale dal terreno, the nettle takes away the excess of material iron in the soil, ma non solo lo toglie materialmente. but it doesn't just take it away in a material sense. L'abbiamo detto, lo incista, gli crea come una pelle eterica It brings this etheric skin and e ne puts it. impedisce quindi l'eccesso, la forza come eccesso sulle piante. So then it prevents the excess to reach the other plants. Bene. Questo preparato sappiamo che va interrato tutto l'anno, 12 mesi, We know that this prep needs to be buried throughout the whole year, 12 months, perché siamo nel collegamento tra sopra e sotto. because we are in the connection between above and below. Poi andrebbe interrato in un cuore umano, in un cuore bovino,
then it should attorno al cuore. be in a cow's heart or around the heart. E lo Steiner consiglia l'argilla. And Steiner suggests clay. Allora, cosa c'entra l'argilla con il ferro e con quello che abbiamo detto? What does clay have to do with iron and everything that we just spoke about? Perché nella Bibbia c'è scritto che l'uomo è stato tratto dalla terra rossa. Adamo vuol dire tratto dalla terra rossa. In the Bible, it is said that man was taken from the red soil. Adam was taken from the red soil. Però non c'era l'argilla. La terra rossa vuol dire argilla. But red soil means clay. Però non esisteva l'argilla. But clay didn't exist back then. Eravamo eterici, non c'era l'argilla. We were etheric. Clay wasn't there. Allora è la forza dell'argilla. So it's the force of clay. E la forza dell'argilla è il Capricorno. And the force of clay is Capricorn. E il Capricorno governa la circolazione del sangue, And Capricorn rules the circulation of blood, che è rosso. which is red. Quindi c'è un collegamento tra l'argilla e il sangue umano. So there is a connection between clay and the human blood. Beh, quindi si può anche fare il preparato usando dei tubi di argilla e facendo così il preparato. So we can also make the prep using clay pipes or tubes and making it this way. Bene, ho finito. We are done. No, basta, questa sera basta. For today, Domande we perché are done. la chat... Io non le vedo le domande, Enzo. Adesso Silvia ce la fa, un momentino, adesso ce la fa. Piano piano. Poi accendiamo il video e vediamo come sta Silvia. O così. Bravi, bravi tutti. Everybody did a great job. Andiamo Paolo. Nell'ambra si conserva benissimo la vita e la vitalità delle cose e degli animali. Sono stati trovati insetti e piccoli animali di quasi 100 milioni di anni fa conservati nell'ambra e avevano perfettamente i loro colori originali. Anche il DNA era perfetto. Bene, puoi dirlo in inglese se ce la fai. In the amber, life and vitality of things, of animals can be preserved very well because they have been found insects, small animals that have almost 100 millions of years preserved in the amber, and they perfectly had their colors and their DNA. Grazie. Adesso che lo sento mi sono ricordato anch'io di questa informazione. Va bene. Now that Enzo heard this, he also remembered this information. Abbiamo altro? No, sono solo domande e ringraziamenti. Allora, grazie a tutti. Se preparate le domande per lunedì, e se no fra 15 giorni, 14. Thank you, everybody, and we will see you in 2 weeks. Grazie mille, Jessie, per il tuo lavoro. Grazie a tutti. Thank you. Grazie, grazie.